Ciao Monica, abbiamo iniziato per Pasquale, sua prima sessione. Ciao. Un viaggio singolare. 5, 4, 3, 2, 1. Mi ha portato a scuola, potrebbero essere i primissimi anni delle superiori, forse il primo, e vedo che stanno iniziando le lezioni, gli studenti vanno nelle lezioni e lui è come se avesse un senso di inquietudine dentro. Non è interessato in questa fase della sua vita allo studio, all'apprendimento, vorrebbe un po' fare delle esperienze da grande e vedo che va un attimino in giardino a fumare. È successo davvero Pasquale, ridi e annuisci. Sì, ok. Ti dà l'autorizzazione? Certo, sì, sì, vedo Pasquale adulto che guarda un po', come si può dire, con una dolce disapprovazione questo ragazzo e dice di sì. Vibrazione di Pasquale. 9 miliardi. Mm. Consapevolezza. 142. PS. 40. Vite. 2010. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 36. 3D. 4D. 3D 45. Vivacità animica, quanto Pasquale vuole la verità, la soluzione dei problemi. 80. Benissimo. Beh, i valori sono interessanti, molto interessanti, soprattutto la vibrazione, che per una prima sessione e una situazione un po' complessa è quasi buona. Per l'inizio è quasi buona, la prima sessione è un miracolo. Come mai? Perché? Pasquale ha fatto una vita sicuramente molto movimentata, ma ha anche fatto già una grossa, diciamo, revisione della propria vita, di tanti aspetti della propria vita. È entrato in profondità dentro se stesso, ha saputo identificare dei punti critici delle proprie scelte e dei propri aspetti caratteriali. E poi devo dire che lui è sostenuto proprio da una forza ehm, caratteriale, molto volitivo, e anche molto combattivo. Progetto di Pasquale. Crea, distruggi in continuazione. Lui tende a fare questo. Ehm, fin diciamo così, dall'inizio della sua vita, no? Quindi c'è stata una fase bella in cui lui era bravo, era studioso, poi ha distrutto tutto questo entrando nelle cattive compagnie e una parentesi proprio della sua vita in cui insomma ha toccato proprio il fondo, poi ha cercato di risalire guarendo, poi dopo di nuovo è ricaduto, poi di nuovo ne è uscito, no? Si è fatto la famiglia, eccetera, eccetera, poi si è ammalato, quindi tutto questo continuo oscillazione di creazione e di distruzione. Anche la distruzione è una creazione. Assolutamente. Quindi è un creatore Pasquale. Sì, è un fortissimo creatore, grandioso. Nome della sua anima. Gelsomino. Nome del suo spirito. In pelle rossa. Bene, Monica. Allora, Pasquale ha avuto un problema di tossicodipendenza. Prima di analizzarlo,
dimmi qual è, al di là delle sue entità, qual è la differenza tra ehm, Pasquale che è attratto da delle sostanze, non so, me per esempio, che non ho mai avuto nessun tipo di attrazione verso nessun tipo di sostanza. L'unica mia droga semmai è il caffè e sono 2 tazzine, 3 tazzine al giorno, che tendenzialmente è una droga, no? Legale, ma una droga. Che differenza c'è tra noi due? Perché a lui interessa, in ogni caso, e a me niente. Dove c'è qual è la differenza? Allora, sottolineo che a te non interessa in questa vita, ma io ho Mhm, già identificato una vita in cui invece, cioè due vite, una in cui proprio utilizzavi di frequente l'ayahuasca, mm? mhm, E un'altra in cui eri tipo, non so come dirti, un mascherato tossicodipendente, ok? Quindi un cocainomane che gli serve appunto per creare certi tipi di prestazioni. In questa vita a te non interessa, ma poi le vite in realtà sono tutte contemporanee, per cui noi ci stiamo concentrando su quella in cui siamo identificati. mm, Così come per quanto riguarda Pasquale ci sono altre vite in cui lui è completamente distante anni luce. Mm? mhm. Ecco, ehm, non c'è un solo utilizzo della sostanza. In questo caso, Pasquale ha utilizzato la sostanza in parte per andare proprio all'inferno di se stesso, ma in parte anche proprio per conoscere, delle pieghe della società e dell'umanità che altrimenti non avrebbe potuto conoscere, sia in termini di meschinità che in termini invece, di generosità. Ok. Entità eteriche, adesso le vediamo. Allora, parlando di quelle attuali, che interferiscono al momento presente, con Pasquale ci sono dei marziani indicando proprio questi abitanti di Marte che lo rendono a volte molto intollerante, ok? Proprio all'insegna di Marte, focoso, guerriero, ehm, e gli danno questa spinta qui. Mm. Ehm, Poi c'è del secondo universo una strega con i denti storti, che è un po' come un'evocazione della bruttezza, della malattia, anche del suo passato, della devianza in quel caso del suo passato. E poi c'è un serpente e 2 DL. Nel passato invece c'è stato proprio un mostro nero legato a Satana, che era quello che l'ha fatto proprio andare e nel tunnel dell'eroina e nel tunnel della depressione. Vedo proprio che lo prendeva da dietro per le spalle e lo cacciava a forza all'interno di questi tunnel scuri che sembravano non avere una via d'uscita. Non c'è più. No, questo non c'è più. Mentali. Allora, io ne vedo due però molto importanti. Uno che si chiama Via dalla società. Mi fa proprio vedere come di fatto, sia attualmente che in passato, ehm, Pasquale abbia avuto delle forme di intolleranza molto forti verso la struttura sociale, politica, economica, della nostra Matrix. Diciamo che la cosa cioè son tutte osservazioni anche molto giuste, molto sagge, però la cosa importante che bisogna capire è che anche lui ha partecipato alla creazione della Matrix fatta così.
Mm. Quindi in realtà infervorarsi tanto e contrastare, opporsi tanto, sì da un lato, però porsi anche in un livello più elevato e di rendersi conto che in realtà noi siamo tutti quanti uniti. Ok, siamo tutti quanti la stessa cosa. Abbiamo scelto comunque di fare questo tipo di esperienza perché è utile anche a noi in primissima persona. Questo qui direi livello 7. L'altra invece è cortocircuito e mi indica proprio un tilt complessivo di lui che c'è stato in vari momenti della sua storia. Vale a dire che è come se avesse perso la connessione con la parte più saggia, più profonda di sé, quindi la connessione con la propria anima, col proprio spirito l'ha persa e pertanto è andato, diciamo così, a finire in, in questi giri, è andato a finire nella tossicodipendenza, è sceso nel burrone della depressione, per totale assenza di connessione con se stesso. Creando anche molta autodistruzione fisica, vari incidenti e malattie varie sofferenze sul proprio corpo e anche all'interno della famiglia. Livello? Allora, attualmente meno, attualmente direi 5, in passato 8. Basta, sono questi due. Sì, sì, per me sì. Impianti? Allora, c'è questa serpentina di rame sopra la testa che ricorda molto anche l'entità eterica serpente, che è un po', in un certo senso, anche la tentazione, ok? A provare certe esperienze di trasgressione, di evasione, di fuga anche. E poi c'è questo specie di fili elettrici all'altezza della spalla destra, che è come se scollegasse la spalla, il braccio destro, che è proprio la parte sua maschile e paterna, dal resto del corpo e che le ha fatto sempre vivere con difficoltà il rapporto col padre. Anche se adesso vedo che mentre prima i fili erano completamente scollegati, adesso alcuni di questi fili hanno iniziato diciamo così, a ritrovare il loro collegamento. Perché? In passato era proprio come se, perché in passato era proprio come se il braccio, cioè proprio il rapporto con il padre e quindi anche con la parte, non so come dirti, maschile positiva di sé, era proprio staccata. Cioè non c'era comunicazione. mm? C'era proprio, a causa di questo scollegamento, un fraintendimento continuo, un malinteso, io dico A, tu capisci Z e viceversa. E adesso che non c'è più? Adesso invece è come se iniziasse a far comunicare queste due parti. Quindi questo braccio non è più staccato, comunica con il resto del corpo e quindi inizia ad integrare anche il punto di vista del padre. Inizia ad integrare anche quel maschile così focoso, ok? Perché prima era come se prevalesse un certo maschile un po' disorganizzato. mm? Ed è come se invece qui trovasse un'armonizzazione, una sorta di calma, di quiete, di saggezza. Perché lui è padre? Perché lui è padre e perché veramente sta facendo tesoro di tutte le esperienze che ha avuto.
Va bene, andiamo alla causa esoterica del suo primo intervento chirurgico all'anca sinistra e poi tutti gli altri, spesso al lato sinistro del corpo e spesso alla gamba. Anche il destro, sì, però spesso. Ma allora, giusto questa cosa di dire anche il destro, perché in questo caso non la vedo con un significato particolare, no? Che si sia fatto male a destra o a sinistra. In ogni caso era proprio un modo per camminare verso un'altra direzione, fatta di intoppi, fatta di dolori, fatta di incidenti, fatta di fuoristrada, direi. Perché la sua anima aveva scelto di percorrere questa strada accidentata, piena di danni, diciamo così, a se stesso. Ehm, Però non solo di danni, perché è proprio attraverso questa serie di guai anche, no, in cui si è cacciato, che è riuscito a conoscere aspetti dell'umanità e di se stesso che in altro modo non sarebbe riuscito a conoscere. È entrato veramente in profondità del proprio animo e degli animi altrui. Quindi Noi è esperienza. chiaro che da un punto di vista umano diciamo, ma uno deve arrivare a queste cose qui, però le logiche dell'anima sono diverse. È dura, da accettare. Certo, è ovvio. E la tossicodipendenza? Anche questa è un'esperienza, no? Certo, tutte sono esperienze. Perché il punto è che se poi lasciano un apprendimento, perché no? Cioè questo capisci che è il giudizio umano, io lo so che è dura da accettare, ma tanto tutti abbiamo delle vite così. Cioè adesso noi ci concentriamo sulla vita di Pasquale che è così, ma anche noi ne abbiamo altre che sono analoghe. Mhm. E cosa facciamo? Giudichiamo quelle? Fanno parte delle scelte della nostra anima. Quindi qual è l'obiettivo della tossicodipendenza, dell'esperienza? Entrare No, e uscire? sì, poi non è uguale per tutti, perché qualcuno ha Sì, anche sì, di bisogno Pasquale. attraverso, sì, nel caso di Pasquale è sicuramente entrare e uscire, far vedere la propria forza, tutte le proprie risorse, però anche vedere aspetti delle altre persone, perché lui entrando in questo tunnel ha potuto conoscere una vasta gamma di umanità. Quindi ha potuto conoscere la feccia perché ha conosciuto la slealtà, ha conosciuto la manipolazione, ma ha anche conosciuto la generosità. Ha anche davvero potuto comprendere, non subito, ma a posteriori, il valore dell'amore come elemento di guarigione. Ma, ma se lui non passava attraverso questo, non l'avrebbe compreso. Infatti la comunità in cui lui è andato si basava su dei principi di amore e di guarigione, Mhm. ok? Poi non sempre rispettati, perché in questi esseri umani che gestivano la comunità c'erano comunque delle spaccature. Anche nella stessa persona, quindi c'erano comunque delle forti spinte narcisistiche ed egoiche, quindi anche il bisogno molto di essere potenti, quindi Mhm. di avere un seguito che sia femminile, che sia maschile, di vedere esercitato il proprio potere, per quello era molto importante. Però era vero che c'era anche questa spinta buona iniziale e questo permette a Pasquale di discernere, di distinguere tutto questo, di farne esperienza e di vedere, certo ci vogliono gli anni, ci vuole il tempo. In comunità Pasquale si rovescia del liquido bollente addosso, ha un'ustione sull'anca, la gamba, l'anca, e c'è questo guaritore lì. Ma Che scusami, ma se l'è versato lui o lui si è ritrovato così? è stato un Cioè, incidente, te lo sei versato tu cucinando, no, te l'hanno versato.
infatti, perché non mi viene che è stato lui. Mm. Però è un Eh, incidente, non è un dispetto. Ok. Un incidente in cucina, immagino, no? A tavola, a tavola. Mm. allora, però c'è sotto qualcosa, eh. Allora, proprio incidente, sì, certo, ovviamente incidente, però come se Pasquale avesse iniziato, perché lui è così, lui ha mm, questa crea distruggi, no? E ha queste antenne anche che funzionano molto bene. E aveva iniziato a percepire delle cose che non gli quadravano, ok? Ehm, le sue percezioni, come ti posso dire, andavano un po' a sfasare l'assetto della comunità. Ok? Perché lui iniziava ad intuire che quello non funzionava, che l'altro non funzionava, che stonavano delle cose. Quindi lui era un po' un elemento che poteva creare disturbo all'interno della comunità che doveva essere fatta in una certa maniera. Mm. Ok, alla fine c'era questo grande maestro, un po' guru, che predicava l'amore, eccetera, eccetera, poi in realtà non era esattamente così. E quindi lui era un po' questo elemento di disturbo che poteva aver notato delle incongruenze. Allora, questo incidente ha come lo scopo di eh, riportarlo indietro, ok? Mhm. Riportarlo indietro nel senso di riportarlo Tra le righe. sì, tra le righe e sotto il controllo di questo mentore, chiamiamolo così, che infatti ha avuto bisogno di fargli vedere che lui era capace di guarirlo, Mhm. così che Pasquale ritornasse in una sorta di atteggiamento di devozione verso di lui, visto che aveva iniziato a metterlo in discussione. Si è Ok. capito? Sì, 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 molto chiaro. Questo personaggio, scusami Pasquale, il guaritore, è vivo? E invece la persona a cui si ispiravano tutti nella comunità non è più vivo. Ok. Chiamiamolo nel cinema il guaritore, con le due figlie, la moglie, il fratello e la sorella di Pasquale. Questo guaritore è molto controverso, nel senso che potrebbe anche mostrarmi vari aspetti di sé. C'è un aspetto un po' più, come posso dirti, più erotico concupiscente, un aspetto più amorevole, quasi religioso, ti direi, no? Di aiuto estremo verso il prossimo, eccetera, e un aspetto anche un po' più concupiscente rispetto al denaro e al potere. Quindi sicuramente molto complesso. Mm. La moglie, devo dire che è come in un certo senso anche una specie di stampella per lui, cioè che c'è sempre stata, nel Mhm. bene e nel male, ma anche con degli scontri, con delle incomprensioni, però eh, c'è, c'è stata, c'è. Allora, la figlia piccola, più piccola, è molto, secondo me, sensitiva. Lo è tuttora, cioè da bambina naturalmente lo era di più, ehm, ma lo è ancora, anche se può aver scelto di tralasciare questa sua attitudine sensitiva, perché è un po' spaventata, però potenzialmente lo è molto. Viene? Sì, ed è come se a volte avesse quasi l'istinto di guarire suo papà. Ma non lo fa? Ma non sa come gestire questa cosa, no? Anche lei è un po' disorientata da tutto questo. Vedo che a volte lo tocca in un modo da dietro. Mhm.
poggia le mani così da dietro, come se ci fosse, no, un inizio di intenzione, però poi in realtà non sa come portare avanti, non... Pasquale sta facendo dei grandi sì con la testa, quindi è esattamente quello che fa questa ragazza. E la grande viene? Sì, la vedo più, tra virgolette, equilibrata, nel senso che non ha da gestire questo tipo di capacità che non è semplice da gestire, ok? Quindi la vedo più tranquilla. Sorella. Non lo so quanto cioè nel senso, mi appare come una brava persona, ma non so quanto eh, possa essere in questo In a che suo senso? agio, in questo ambiente, in questo modo di vedere le cose. Non lo è. Vabbè, Mm. No, non lo è perché lo dice anche Pasquale. e va bene, cioè, magari in un'altra vita lo è, non ci preoccupiamo. È una brava Fratello? persona comunque. E il fratello? È un po' come dirti, no? Allora, mi viene un tipo simpatico, un dritto, un, non so, che riesce sempre a cavarsela, che... certo che c'è, comunque. Ok. Torniamo alla figlia piccola, andiamo a quell'epoca in cui nell'ex convento, quando lei aveva 4-5 anni, dove hanno vissuto per un breve periodo, lei ha iniziato a vedere delle presenze e dall'epoca non è più, è cambiata, non ha più dormito da sola. Mm. Eh sì, perché aveva visto un prete, no, aspetta, un prete, un monaco, adesso non lo so esattamente, proprio con questa tunica molto scura, cioè lui aveva questa tunica marrone scuro che sembrava praticamente nera, ok? Ehm, che a lei è risultata molto inquietante. No, è un prete, anche perché effettivamente in vita gli piacevano i bambini. Chiamiamolo il prete, come disincarnato. Però andiamo indietro, proprio indietro. E penso che sia antico questo convento, È antico? perché, Sì. eh, perché dunque, c'è possibile addirittura una cosa tipo 1700 così? 1600, Sì. 1700? Ehm, allora, adesso c'è tutto un eco, non so se lo senti anche tu, Mhm, disturbi. mhm. Mm. Chiamiamolo, come si chiama? No, adesso come faccio a spiegare questa cosa? Allora, io potrei parlarti dell'individuo in sé per sé. Vedi, adesso ci sono qua delle cose un po' spiacevoli da dire, ma non è tanto importante in sé per sé chi era costui. È come se personaggi come questi fossero tenuti qua. Mhm. Allora, non è facile, perché da un punto di vista logico sembra che manchino dei passaggi, però dobbiamo ragionare in maniera basso astrale, ok? Quindi non sono esattamente delle anime che stanno qua, è quell'involucro nero, oscuro, quindi portatore di queste energie brutte, ehm, che però serve che rimangano qui perché c'è una certa parte, diciamo così, della Chiesa che ha bisogno di andare avanti in questa direzione così malevola, così oscura.
Mm. E quindi ha bisogno che questo, come altri, adesso lui non ha una grande importanza. Ci sono, io vedo anche delle, come si chiamano, le monache, che però non sono più neanche tanto collegate a quell'anima, ok? Questo involucro oscuro che serve a creare come una specie anche di loro protezione, ok? Perché così le entità oscure a cui loro si appoggiano ehm, siano tutelate. Quante sono nel mondo? Nel mondo migliaia, 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 migliaia. Io non li voglio più. Via. Cosa stanno a fare nella realtà queste entità che appoggiano entità oscure e di fatto l'attuale Chiesa? Le attuali chiese Chiese. che ci fanno? A che servono? Certo, perché le chiese sono tra le più grandi eh, istituzioni che riescono a controllare le persone, i popoli. Come si chiama questo prete religioso del, del convento? Sì. Vincenzo, Fra Vincenzo, non Fra Vincenzo. Vincenzo. Chiedigli cosa ci fai qui, Fra Vincenzo? E vedi, vedo come una sconnessione, cioè nel senso che questa cosa non è proprio l'anima, ok? Non è così facile da spiegare, È uno perché spirito e basta? è un guscio nero, Vabbè, è è un un guscio. sì, è come dirti, no? Lui in vita ha avuto delle cattive condotte, quindi indubbiamente la sua vita ha un'impronta oscura. È rimasta l'impronta oscura, questo guscio nero, chiamiamolo, ma non è la sua anima. L'anima se n'è andata? Sì, Va bene, il guscio che... perché questo viene fatto da alcune entità del basso astrale a raccogliere questi gusci neri e lasciarli qua sulla Terra, non potendo ottenere le anime, perché comunque poi le anime hanno una loro scelta, no? Di evoluzione e di trasformazione, ma il guscio nero lo possono ottenere. Bene, la Terra non è un posto per i gusci neri vanno nel basso astrale. Sono d'accordo. E qua ci sono fior di lavori, da parte di maghi neri, no? Perché Tenerli. rimangano. Certo, certo. Bene, allora noi non è che possiamo fare il lavoro per tutti. Io lo faccio per me, tu Monica se vuoi lo fai per te, Pasquale Esatto, se vuole lo fa per me, per sé. esattamente. Chi vuole venire a vedere come si fa, lo fa. Inizio da me, non voglio questi gusci neri. In qualche modo questi gusci neri sono la polvere che c'è in casa, io non la voglio. È la pattumiera si butta fuori casa. Sì. Quindi li prendo, li ho presi tutti, tutti sulla terra, posto in cui io potenzialmente posso andare a vivere da qualunque parte, quindi è il mio territorio dove io gioco, creo un canale diretto col basso astrale e rimetto le cose dove devono stare. Ottimo. Tu, Faccio altrettanto, così la figlia di Pasquale, Pasquale stesso, l'altra figlia, e, è come un aiutante. il fratello, la sorella, Non so, non mi sembra che la moglie, stiano capendo il senso. La moglie sì, degli iscritti al canale, quanti lo fanno? sì, diversi.
Direi quasi tutti. No, gli iscritti, però gli iscritti Mm. non sono quelli che seguono. No, io mi riferivo a quelli che seguono praticamente quasi tutti. Ok, quelli che non sanno niente di noi, li chiamiamo di tutto il mondo, li chiamiamo ad assistere a questa cosa, quanti lo fanno? Mm. Allora, in questa opzione che dici, ci sono alcune persone un po' spaventate, che hanno paura di ripercussioni. In che eh, senso? Quindi eh, tra l'ipotesi 1 mi tengo la merda in casa e l'ipotesi 2 mi tolgo la merda dalla casa, hanno paura che togliendo la merda dalla casa ci siano le ripercussioni. Ok, sì, esattamente. ok. Lettura precisa. Molto terra terra, ma Mm-mm. efficace. Sì, sì. Va bene. Quanti nel mondo in percentuale fanno quello che abbiamo fatto noi? No, vabbè. Allora, allora, c'è un fatto. A fine dicembre inizia il giubileo, ok? E dura un anno. Il giubileo è proprio il momento in cui, non so come dirti, sapendo di essere alla frutta, cercano di accumulare la maggior connessione con queste forze nere che permette la sopravvivenza della Chiesa, ok? Quindi cosa succede? Che siccome mi sembra che inizi il 26, adesso non vorrei dire sciocchezze, però a fine dicembre inizia, sono già in corso i preparativi, perché il 26 forse inizia l'apertura della porta di San Pietro, cose del genere. Sono già in corso questi preparativi, per Mm. cui è come se si creasse già adesso tutto un lavoro di chiamare queste gusci neri e forze più elevate, ok? Per poter proteggere e nutrire questo Mm. giubileo che durerà A poi un maggior ragione anno. togliamoli. E però appunto le persone è come se fossero in un certo senso, ehm, non so come dirti, paralizzate molte persone da questo lavoro che è iniziato, perché ci va veramente una libertà interiore forte. Ci vuole una scossa. Quindi sì, sì. Chiediamola alla Terra, la scossa. eh, Un aumento improvviso di vibrazione e un calo che dia la scossa e il risveglio a tanti. Ottimo, Adesso. sì. Sole partecipa tantissimo. Gli alberi, le radici, si attivano, quasi accelerando. Secondo Chiediamolo me a tutto il l'eterico. 30% adesso riesce a partecipare. Io prima vedevo il 10%. Vai, saliamo. Chiediamo un'altra partecipazione a tutto l'eterico, tutto quello che è vita sulla Terra. Tutti gli animali, tutti gli insetti, tutto quello che è vivo, tutte le piante, tutte le rocce, i cristalli, l'acqua, l'aria, il sole, tutto quello che è vivo. La vita contro questa roba, che non è la vita. Scossa, scossa, scossa. Bellissimo. Proprio come se ci fossero delle zone di buio e mano a mano che continuavi a parlare arrivasse la luce in queste zone di buio, proprio come una corrente elettrica che passa e va ad illuminare tutta questa oscurità. Un po' come quando si cerca di rianimare qualcuno con le piastre, no? Sì. Scossa libera. Di nuovo. Scossa.
Scossa. Bello. Il giubileo ci sarà, dovremo avere giubilio della fine della Chiesa. Basta, 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 Basta. basta, basta di sta roba, basta, non se ne può più, basta. Basta pedofili, basta sta gente, basta, fine. Basta, scossa. Ci sono delle piante, degli animali che muoiono per queste scosse? No? No? Ok. No, perché è come se si sentissero più realizzati, che tu hai capito qual è il loro senso qui. Il loro senso è collaborare con noi per la bellezza, per la verità, per la luce. Un giorno, non oggi, faremo tutto un discorso sull'eterico. L'eterico vive, nasce, muore, continuamente, resta sempre uguale. Facciamo un'altra volta, non oggi. Bene. Percentuale finale? 60, che secondo me è ottimo. Ci accontentiamo. Pasquale. Allora, interventi, tossicodipendenza, il convento. Causa esoterica e non causa medica del tumore ai polmoni. La sua anima gli ha fatto vivere tante esperienze che gli hanno permesso davvero di comprendere una quantità incredibile di cose. È come se con questa esperienza ulteriormente volesse fargli vedere la bellezza della vita, l'importanza della vita. Come la vita mi fa vedere brindata, festeggiata ogni giorno celebrata. Ehm, ehm, e se lui riesce a sentire dentro di sé questa bellezza di brindare alla vita, immediatamente butta via pacchetti di sigarette, ricariche elettroniche, eccetera, e beve, io vedo, all'interno di un bellissimo calice, mi fa vedere tipo del succo di mirtillo, che potrebbe essere quasi, sai, un po' disintossicante, riattivatore quasi di questa circolazione, no? Che in un certo senso è molto bloccata dal fumo. Mentre alza questo calice denso di questi frutti di bosco, dice: ora affermo l'amore per la vita e quindi per me stesso. Sono pronto a rispettarmi, a rigenerarmi. Creo, distruggo, ora mi sto rigenerando. Ottimo. Forse anche quelle scosse di prima hanno dato questo avvio. Certamente. Tutta questa vita, questo eterico, che si manifestava nella sua meravigliosa forma. È vero. Portale aureo, papà e mamma. Il papà mi viene subito sotto forma tipo di braccio di ferro. Sto marinaio forte, con un carattere anche particolare, insomma, no? Con la sua scorza, con i suoi valori. Per 1000 piovre degli oceani indiani. Cosa dici, donna? Che diamine dici, donna?
giù in coperta a cucinare la zuppa di pesce. Un uomo che c'è stato sicuramente poco, ma quando c'era voleva farsi sentire che c'era. E che è andato proprio a stuzzicare, mi fa vedere, no? A sfrugugliare dentro Pasquale. Ci sta, perché questo era il loro accordo, che il padre proprio avrebbe toccato delle corde profonde, gliele avrebbe proprio suonate queste corde profonde. Ci sta, è stato veramente un incontro perfetto tra queste due anime. Mettiamole una di fronte all'altra. Facciamo salire Pasquale un po' su, davanti al portale aureo, a fianco, diciamo, davanti al padre, faccia a faccia, se vogliono, mani nelle mani. Adesso il padre gli sta offrendo la lattina di spinaci a Pasquale e gli dice: forza, è il momento della tua forza. E il padre credo che anche lui fumasse, perché proprio mi viene il classico, sai, vabbè, com'è che si chiamava Popeye, no? Fumava la pipa, no? Quindi mi viene così. Credo che fosse anche lui un fumatore. È un fumatore, Pasquale? Sì. Comunque, gli infonde questa forza, questo passaggio di forza. E Forza da fisica, forza anima-anima? mentale. Sì, da anima è proprio questo. La capacità di risollevarsi da tutto, di comprendere tutto. Sei proprio mio figlio, dice. Sei proprio mio figlio, lo ripete 2 volte. Cioè non c'è più quell'incomprensione, quello scornarsi che c'era stato in passato. Cioè sento proprio pulito, perfetta armonia, fusione. E la madre guarda sorridendo, compiaciuta, sapendo che sarebbe arrivato questo momento. Forse a volte lei aveva provato a farglielo capire in vita a Pasquale, di comprendere un po' di più il padre, cose del genere, no? Però non era il momento perché Pasquale potesse comprendere, e quindi adesso lei, vedendo questa scena, dice: ecco, proprio così. Era questo. Mm. Cosa dice la madre per salutare Pasquale? Ne hai passate tante e ancora non sono finite. Ehm, e gli appoggia, dunque, come se Pasquale avesse una specie, in questa immagine che mi propone, una fascia dietro la schiena, e lei gli infila tutto dei fiori. E il padre? E gli picchia sulla spalla, no? Dai ragazzo, forza che ce la fai. Lo vedo anche, sai, no? Commosso ma composto. Che sai, non è che si lascia andare in pianti così, no? Però commosso. E la mamma che dice: fammi abbracciare un attimo queste 2 ragazze. Guarda che fiori. Riferendosi alle proprie nipoti. Mhm. L'opportunità del portale aureo, un'accelerazione, diciamo, del percorso di un disincarnato, è offerta dal loro figlio, che è arrivato da solo per, tra virgolette, caso a queste sessioni, ascoltando un po' qua, un po' là e fermandosi su queste. Però la mamma gli strizza l'occhio a Pasquale.
non escludo che è come se gli avesse dato delle spintarelle pure lei. Insomma, Dici, e adesso. no, anche in passato, anche per farlo arrivare alle sessioni. Cioè, sua madre, secondo me, nella vita ha sempre fatto così. Ovviamente non spingendo troppo, perché tanto se dall'altra parte ancora il terreno non è pronto, non si può esagerare. Però, capito, cercava di buttargliele lì le cose. Penso che abbia sempre un po' fatto così nella vita e l'ha Mhm. fatto anche dopo. E li salutiamo. Sì, lascia anche tipo 2 collane alle ragazze. Pasquale mi ha dato un bacio con la bocca e la mano. E lei dice 1 milione di baci, sempre. Anche il padre gliene manda uno, con qualche sforzo, come dirti, no? Che c'è un po' più di virilità, diciamo. E vanno via, sì, nel portale Aura, certo. Va bene, cosa fa il re degli stupidi? Pasquale si è definito così. Difeso. O il re delle esperienze. Bravo, stavo proprio dicendo questo. Sì, infatti è il re degli esperti, a me veniva proprio, perché ha accumulato tante esperienze e molte le ha elaborate quasi del tutto, le è riuscita a comprendere ed integrare. E dice, ora sono pronto per il cluster. Immondizia varia. Alcuna mucchi di immondizia sono anche molto puzzolenti, poi sembrano anche un po' che ci siano dei motorini ribaltati, tipo, sai, vecchie carrozzerie, demolizioni, sai, no? Un cumulo caotico così. Detriti putridi e mh, vari elementi di carrozzeria. Di esperienze ce ne sono state parecchie. Ehm, Questi contratti vincolanti, Pasquale non li vuole più, perché lui sente la libertà e la leggerezza della sua anima. Andiamo al cluster e vediamoli questi contratti. Sì, sì, sono proprio queste macerie qui. Che ne fa? Li toglie in un colpo solo, perché proprio in questo momento anche lui un po' come braccio di ferro, no? Che è dotato di una grande forza e riesce quindi a spingerli tutti quanti contemporaneamente dentro un portale definitivo. Cosa E vedo mette qui al che suo posto? Sì. c'è un tipo come se fosse una specie di edera, non so, sì, un'edera o una pianta che metti in casa d'appartamento, però che sembra un po' un'edera. E questa è arrotolata tipo a spirale e la Deternum è in questo modo, quindi molto verde, varie sfumature di verde. Avatar. Il fantoccio che decide le sorti di Pasquale. Vuole presentare questa scrivania caratterizzata da questi posaceneri stracolmi, qualche bottiglia di birra rovesciata, c'è molto disordine, molto caos. Ma no, ma adesso Pasquale vuole ordine, vuole armonia, vuole bellezza nella vita e quindi butta via tutto quanto.
dentro un portale definitivo. Ennesimo ad eternum creato con una scossa. Con questa scossa lui ha come, guarda, viene come un rimbalzo, una scossa con cui si disintegra come si chiama? La sigaretta elettronica, ok? E disintegrandosi la sigaretta elettronica è come se si creasse maggiore energia, questa energia, diciamo così, sì, elettrica, luminosa. E questo qui è l'ad eternum. Ottimo, con questa condizione i marziani abitanti di Marte, la strega, il serpente, i 2DL, ci sono ancora? No. L'antico vecchio Satan nero, legato a depressione ed eroina. No. Via dalla società cortocircuito. No. Gli impianti. Non più. Crea distruggi. Mm. Crea e ricrea. Vibrazione. 250. Consapevolezza. 170. PS. 52. Vite. 1814. Cervello. Mm. Quasi 10 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 58. 3D. 25-28. Vivacità animica. 85. Ok, questo è un lavoro energetico preziosissimo per Pasquale, incredibile, cui suggeriamo far seguire chiaramente un lavoro anche tuo. Quindi un non che noi facciamo un lavoro e poi va tutto bene, ma questa situazione energetica è cambiata, da questa si mettono le basi, i mattoni per una nuova casa. Costruire una casa fa fatica, uno fa fatica, no? Quindi devi prendere un mattone, mettere il cemento, mettere un altro mattone e costruirla senza dire sono stanco, basta, no? Quindi quella che sarà la tua casa che vorrai costruire comporta uno sforzo, comporta una presa di coscienza di chi sei, oggi l'hai scoperto, di chi vuoi essere per fare una nuova esperienza, un nuovo Pasquale, e quindi direi proprio crea e ricrea. Crei tu, ricrei tu e ricrei sopra tu. Quindi questa casa diventerà un grattacielo con stanze, appartamenti, piscine a sfioro e poi ci inviti, ovviamente. No, per dire il concetto, ovviamente. Messaggio, manca solo il messaggio di Pasquale a se stesso. Microfono, c'è un piccolo fischio. Adesso lui è seduto su un trono e dice: sono il re e sono il servitore di me stesso. Sono al servizio di me stesso e regno nella mia vita, nella mia esistenza. Il re. Mm.
La percentuale di boicottatori del giubileo e del progetto per cui gusci neri debbano restare qua dove non c'è il loro posto è sempre al 60. 65 circa. Scossa, un'altra scossa finale, bella lunga. Veritas. Fine scossa. Finale? 67. Abbiamo finito. Monica, disconnettiti.